Sto bene così? Sì, stai bene così. Basta che non mi lasci 2 giorni al sole, sennò trovi la maglietta tra me. Muoviti. Dai, non ti lamentare sempre. Senato. Buongiorno. Buongiorno. Non è professionale fare i video con la sigaretta, effettivamente si fuma. Ma questa non è una sigaretta. Vabbè, È un aerosol. io sono sicuro che tu non dovevi portare nulla? Sì, io porto sempre qualcosa. Sempre giù nella... Sempre giù nel pozzetto. Vai. Non guardate la valigetta perché non ho la sua valigetta originale. Questa qua è la valigetta di un'altra mia arma. E qui dentro c'è la prima arma che io ho comprato quando ero la prima arma, non alle prime armi, proprio la prima arma. La prima arma? Alla prima arma. Allora, apriamo, se ce la faccio. No, Sì. non vuole. Non vuole uscire? No. È timida? È una valigetta con sicurezza. Allora, l'arma che ho portato oggi è un'arma particolare. La vedete un po' mal ridotta, dopo ve la facciamo vedere da vicino. E dopo vi spiegherò anche il perché è un po' così malandata. La scarica l'abbiamo fatta, la bandierina l'abbiamo messa. È scarica. No, ma la bandierina l'abbiamo messa per tirarla Che fuori bello. con la bandierina. Ora aprila e togliamo sta bandierina che non si può vedere. Allora, via. Ok, arma scarica. Così. Ok. Caricatore vuoto. Questa via. Allora, che cos'è questa? Questa è una pistola. È una Te lo pistola. dico io. Tiro a indovinare, guarda. È una pistola, certo. Allora, nella fattispecie questa qua è una Caracal F. La Caracal F è un'arma che è venuta fuori un po' di anni fa, dopo è stata, diciamo che non ha avuto una vita felice, nel senso che è smettila, nel senso che è un'arma che è fatta molto bene, è un'arma comune, non è un'arma sportiva. È un'arma di dove? Allora, questa dove qua arriva? è stata commissionata per i reparti degli Emirati Arabi Uniti. Okay. Infatti sul carrello troverete scritto UAE. Infatti era quella la particolarità che volevo che tiravi fuori, no? Okay. Che mi avevi raccontato sta storia. Allora, la Caracal è stata commercializzata in Italia da Tanfoglio, che era l'importatore ufficiale. È stata disegnata e studiata praticamente da un ingegnere della Glock, che infatti il suo funzionamento è pressoché abbastanza, voglio dire, uguale, però con delle migliorie particolari. È un peccato, dicevo, perché quest'arma praticamente è fatta molto bene, funziona molto bene e ha qualche chicca particolare che non si è più vista in giro. Il dramma di quest'arma è stato che la prima fase di produzione è andata benissimo, ha spopolato per alcuni versi nel mercato americano e questi probabilmente si sono montati la testa e hanno iniziato a saltare i controlli di qualità. Ok. Al che le versioni che sono venute dopo Continua. hanno praticamente iniziato ad avere dei problemi. Ok. La Caracal successivamente a macchia, no? Così di leopardo, ha iniziato a ritirare alcuni lotti per poi alla fine arrivare a fare addirittura un ritiro mondiale di quest'arma. Boh. Quindi quest'arma non è più vendibile, addirittura a me era arrivata la mail di riconsegnarla e mi avrebbero restituito i soldi. E io invece non l'ho fatto. Ti sei affezionato. Sì, è un'arma che ancora qualcosa di usato si trova in giro a una cifra abbastanza irrisoria, sopra le 180-250 euro, non di più, ed è molto particolare. La particolarità di quest'arma è che ha praticamente un sistema di mire tutto brevettato suo. Viene chiamata Caracal dal nome della lince del deserto, che ha queste orecchie a punta che vanno a richiamare
queste due ali qua sul carrello, quindi come vedrete non ha una tacca di mira tradizionale, ma ha una linea di mira cortissima, è questa, quindi praticamente si va ad allineare questa tacca qui, che è dopo la finestra d'espulsione, con praticamente il mirino. Questo la rende velocissima nelle acquisizioni a corta distanza, tanto è vero che questa era un'arma di backup per, voglio dire, la polizia o i reparti, diciamo, un po' più avanzati della polizia. La sua impugnatura è fatta, a differenza della Glock, a forma, potrei dire, quasi ellittica, e questo stranamente le consente di adattarsi a qualunque tipo di mano. Finora l'hanno provata uomini, donne, persone con la mano grande, con la mano media, con la mano piccolina. Io te l'ho detto appena me l'hai fatta vedere, che è veramente molto bella. Tu non eri così ormai entusiasta. Veramente la particolarità, vi faccio vedere una cosa, l'arma è aperta, la particolarità è allineare, cioè vai in puntamento in questo modo qua. Spero di rendere proprio l'idea stile tiratore. Io vado ad acquisire, tac, e questa è l'acquisizione che ha per quello che riguarda tutto il discorso qui. Sistema di mira praticamente ad acquisizione molto rapida. Altre cose particolari: lo sgancio dell'Old Open è piccolissimo, però è un attimino più lungo. È un pochettino più lungo, ma è molto piccolo, e quindi per una mano ad esempio come la mia non dà fastidio, ma si riesce ad averlo sempre a portata di mano. No, ma è bello perché c'ha la finestrella un po' a triangolo. È un po' tagliente, ecco, quello sì, qualcuno ai tempi lo limò un pochettino per avere ovviamente ce l'assicura il grilletto, l'assicura il percussore modello Glock, c'ha come particolarità ancora praticamente ha l'avvisatore visivo di arma carica. Altra cosa particolarissima di quest'arma, va bene, tipo Glock ovviamente l'assicura il grilletto, è il pulsante di sgancio caricatore, che è una delle pochissime armi che ce l'ha da entrambe le parti. Ah, già proprio operativo. Qua è un'arma, caricatore vuoto, è un'arma che posso sganciare da questa parte ed è un'arma che posso sganciare da questa. Ok, bello. Altra particolarità, ed è l'ultima, poi dopo faremo una piccola prova a fuoco, è la facilità di smontaggio. Vieni. La facilità di smontaggio di quest'arma, come vedete, ha questa levetta laterale e la sua gemella dalla parte opposta. Per smontare il carrello basta tirarle in giù entrambe, forse perché è armato, un attimo. Basta tirarle giù entrambe, vedete? Voilà. A differenza della Glock ha delle linee di carrello molto più lunghe e quindi anche più resistenti, ovviamente fusto in polimero, e dopo ovviamente la stessa cosa come una Glock, la sua asta guida molla, la sua canna, e poi vabbè, qua tutto il gruppo del percussore e delle varie sicure che ci sono all'interno. Per rimontarla ovviamente basta semplicemente rimettere tutto. Possiamo chiamarla una simil Glock? È una Glock, ma con una modifica particolare. È una Glock degli Emirati Arabi? Sì, ma è studiata da un ingegnere Glock. L'arma è rimontata. L'arma è smontata. Senza particolari, devo togliere spine, non spine. E questo è tutto. E adesso vedremo un po' come funziona. La facciamo cantare? Certo. Allora, proviamo a fare giusto 4-5 colpi, le carte ovviamente sono dietro.
Sai che bella sta pistola. Tu lo sai che questa qua gliela devo chiedere all'Ambrosini, gli devo chiedere se me ne procura una. Allora, ecco, forse una cosa che ho dimenticato di dire, nelle immagini vedrete il carrello un po' rovinato, perché quando io l'ho comprata, la bestia che me l'ha venduta praticamente aveva fatto praticamente questa copertura, diciamo, in simil carbonio. Anche il carbonio era stato messo qua sopra, io pensavo che fosse una copertura. Quando poi si è rovinato, invece mi sono reso conto che prima di fare questo trattamento avevano carteggiato il carrello e l'avevano portato a metallo. Va ribrunito. E quindi io dopo gli ho fatto una ribrunitura a freddo, col brunitore a freddo, e ovviamente non è venuto perfetto, però insomma va bene, è così. Bella sta cosa del doppio pulsante, sembra operativo e carina. Quanti colpi mi hai dato? 13. Che onore. Grazie. Prego, vai, spara. Grazie signor Melina. Non c'è il sistema come la Laugo. A me piace sta pistola. A me sta pistola piace, ne devo avere una. A me sta pistola piace. No, allora come pistola sportiva certamente non riesce a esprimere. No, però è da avere il fatto della storia che ha. Che torniamo sempre lì. Le armi sono sempre viste, l'arma è pericolosa, è vero. Ma a vederla dal punto di vista sportivo è tutta un'altra cosa. Dal punto di vista del collezionismo, della passione, è tutta un'altra cosa. Giustamente, un'arma del genere, col prezzo che oggi ha, vuoi per la cazzata che hanno fatto quando l'hanno prodotta, o vuoi per tutte queste robe qua, è interessante, cioè è una cosa da avere, ogni tanto tirare fuori e dire ho una Caracal, no? C'erano due modelli, questa è la F che è la full. Ok. Con la canna da 4 pollici, Ok. e poi 4 pollici e qualcosa, adesso non ricordo, e poi c'era la C che era la compact. I grossi problemi l'ha avuti la C, che è stata la prima a essere ritirata, poi quando si arrivò al ritiro mondiale, ma furono i modelli successivi che ebbero problemi. Questo è uno dei primi modelli, e questa pistola non ha mai avuto nessun tipo di problema. Io ovviamente l'ho utilizzata per qualche anno e non ha avuto mai nessun tipo di problema, e ho deciso di tenermela. 17.811. Sì, è una delle prime. Bene ragazzi, questo è questo vi facciamo vedere? Questo vi facciamo vedere. Arma sicuramente interessante, non usuale. Io addirittura, a dire la verità, non ho nemmeno, cioè ho mirato, ero lì nella carta. È veramente una cosa strana, abituati con le tacche di mira posteriori, le foglie di mira posteriori, hai veramente un'acquisizione diversa, e diventa un'acquisizione diversa, come ho fatto vedere nel video poco fa. E grazie di averci portato la tua prima arma, che è come la prima donna. Io ancora dovrei tirare fuori la CZ, la Shadow, che è stata la mia prima pistola. E capisco, cioè la prima arma è un po' quella che ti affezioni. Bene, Iscrivetevi al canale, mettete un like, scrivete cosa pensate di quest'arma, se qualcuno ce l'ha da darci un po' anche la sua esperienza, e noi ci vediamo con il prossimo contenuto. i prossimi contenuti. Con i prossimi. Ciao. Ciao. La pistola è mia!